Un osso di balena a Cafaggiolo, ora vi spiego dove sono. Sto per arrivare alla Villa Medicea di Cafaggiolo. Nel 1427 Cosimo il Vecchio incaricò Michelozzo di costruire una residenza come luogo sia di villeggiatura che per la caccia. Nei suoi possedimenti extraurbani si dilettava anche alla pratica dell'agricoltura. Il vicino castello del Trebbio, posto sul colle, domina il Mugello in posizione strategica e fu edificato sui resti di un'antica fortificazione longobarda ad uso difensivo della valle. Nel Cafaggiolo, chiuso e recintato, era una villa fattoria edificata in fortezza, prototipo modello di residenza signorile in campagna, finalizzata alla villeggiatura, allo studio, al riposo, al centro di una grande tenuta agraria. Nel 1436 è la residenza preferita di Cosimo il Vecchio E poi dei nipoti Giuliano e Lorenzo. Cafaggiolo è una delle più antiche residenze medici nel Mugello, rimasta legata alla storia della famiglia e oggi fa parte del sistema delle ville medici UNESCO. Nella famosa lunetta di Giusto Van Utens del 1599, che ritrae dall'alto la villa, è chiaramente rappresentato un grande reperto appeso alla facciata, sulla cosiddetta manica lunga delle scuderie. Anche vedute disegni successivi, per esempio di Giuseppe Zocchi nel Settecento, riportano la presenza di un reperto analogo nelle raffigurazioni della villa, confermando che l'oggetto era visibile e noto anche nei secoli successivi. Che cos'era esattamente? Negli scritti locali e divulgativi si parla comunemente di un osso di balena o di un grande dente di un possibile capodoglio, con misure notevoli. Tuttavia le fonti distinguono tra denti e ossa. La definizione non è sempre univoca e spesso deriva da tradizione orale e dalla sola evidenza iconografica. Fonti sette-ottocentesche e studi locali raccontano che reperti simili, ossa, denti, erano esposti anche in altri luoghi e punti del Mugello. Esempio, l'osso sulla facciata della pieve di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo, raccontato in documenti del XVIII secolo, il che suggerisce che ritrovamenti fossili o reperti marini non fossero rari e che talvolta venissero esposti come curiosità. L'osso dente è quindi un elemento storico reale e documentato visivamente a partire almeno dalla fine del XVI secolo. L'identificazione precisa, dente di capodoglio verso altra parte scheletrica, è plausibile, ma non completamente certa, senza un'analisi fisica biologica del reperto.